la diciamo qualcosina sulla Juventus, su questa vittoria, questi 5 gol alla in, la diciamo? Sì, diciamo, siamo qua, sì, che facciamo? Diciamolo pure. E visto che ci siamo, una piccola parentesi finale sulla prima di Xabi Alonso, ma soprattutto di Inzaghi, rispettivamente nuovo allenatore di Real Madrid e Al Hilal. Anche su loro qualcosina ci sarebbe da dire, assolutamente. E lo facciamo perché mi sono alzato di buona lena, ancora un po' sbandato, devo essere sincero, per rielaborare un po' tutte le immagini. Non ho fatto nottata, non ho fatto mattinata, non ho fatto niente, anche perché ormai appartengo a quella categoria che non hanno più il fisico. Sì, ormai appartengo a loro e già faccio fatica e devo ancora resettarmi. Figuratevi se mi posso concedere due mattinate, non ho veramente il fisico. E poi, come vi dicevo già ieri, questa fase iniziale non è che mi appassiona più di tanto. Qualcuno mi ha anche scritto: "No, vabbè, però ti sei messo alle 3 a guardare l'Inter, non ti appassiona, ma ti sei messo alle 3 per la squadra del cuore. Lo fai anche, poi lo fai, ci mancherebbe, però onestamente non so quanto ne valga la pena. Però ecco, già siamo andati lungo con questo preambolo, andiamo al sodo. Da quello che ho visto, ecco, tra Juventus e Alain ci sono 4, 5, 6, 7, non lo so quanti gol di differenza, e la Juventus li butta dentro, li fa percepire tutti. Ecco, io non so se tra Monterrey e Inter ci fossero 5 gol di differenza o meno, ma di certo quella era una partita che andava vinta agevolmente. Ecco, l'Inter non ci riesce, la Juventus certamente sì. Questo per sintetizzare con il punto chiave, lo stato d'animo. Ecco, lo stato d'animo dell'Inter a questa competizione è chiaro, come è chiaro lo stato d'animo della Juventus. Ed è che comunque non mi era chiaro prima di vederli giocare e di vedere le immagini, no? Di rielaborarle. Non mi era chiaro che la Juventus comunque avesse così tanta voglia di mettersi in mostra, avesse voglia di seguire anche un po' le idee chiave dell'allenatore, perché intensità, no? Aggressione, velocità, occupazione degli spazi, tanti uomini. Ho visto tutti lì davanti volersi, soprattutto con Sesao, magari più di, volersi mettere in mostra. Ecco, queste cose sono state chiare. Ecco, non erano, almeno per me, non erano scontatissime. E quindi è soprattutto di questo che voglio parlarvi, signori miei. Prima, come al solito, però, se non l'avete ancora fatto, è grave, grave, grave. Lasciate il like per quello là, per il solito algoritmo che sta sempre a romperci le scatole. Quindi fatelo, se no chi lo sente. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E poi per prossimi contenuti intento notizie di giornata, se arriva qualcosa di interessante, oppure, perché no, poi nella fase più avanzata le seguiremo quasi tutte. La Juventus quando gioca alle 18 e alle 21 la porto sicuramente, l'Inter la copro a prescindere, quindi le prossime partite di Inter-Juve ci saranno, per cui se volete iscrivetevi, scampanellate ovviamente per rimanere aggiornati con la notifichina, ecco. Detto questo, ritornando alla Juventus, sì, ribadisco proprio, ribadisco e riparto dallo stato d'animo, che ribadisco perché non lo trovo scontato, perché fino all'altro giorno fa parlavamo di una Juventus che mantiene Tudor, ma praticamente era la terza, quarta, non lo so, ma di certo non la prima scelta. Sono diventate famose un po' no, il retroscena, è diventato famoso il retroscena di Comolli, no? Che va da Gasperini e dice che convincimi. No, ma vedi che mi hai chiamato tu, sei tu che devi convincere me. È un po' un meme, però è diventato un po' un meme, però ci dà un po' l'idea di come la Juventus poi era arrivato a confermare Tudor. Eppure oggi la squadra mi sembra già la squadra di Tudor. Ripeto, sì, contro un avversario che è quello che è, ma non era scontato, non era così scontato, non era così, come posso dire, netta conseguenza che alla prima
la Juventus volesse così tanto, ribadisco ancora una volta, mettersi in mostra. Vedo la partita, la prestazione per esempio di Costa, no? Giocatori che vogliono dimostrare, che vogliono far vedere il proprio valore per loro stessi, per l'allenatore, per la prossima stagione. E quindi è un ottimo punto di partenza per la Juventus. Cioè, questi 5 gol all'Al-Hilal, sì, all'Al-Hilal, all'Al-Ain, questi nomi arabi, no, ma ne faccio fatica, sono un ottimo punto di partenza senza se, senza ma. Poi ho visto anche proprio dei bei gol, se devo dirlo, no? Quello di Ildiz, per esempio, è proprio un bel gol. Ma lo stesso colpo di testa di Koulibaly, sì, Koulibaly, Colomani, Neschio, che stacca altissimo, ma anche l'esternino, no? Vabbè, poi con Sesao che praticamente ha fatto quello che ha voluto. Con Sesao mi sembrava il me di 15 anni fa quando gioca a calcetto con qualche compagno tarchiato e può fare quello che gli pare e stavo lì a scartare tutto. Ecco, con Sesao mi è parso quello, no? Sapeva che poteva facilmente, no, avere la meglio e boom, ci provava sempre, scarta poi, ovvio, quando il livello salirà dovrà capire quando fare la giocata più utile non per se stesso. Ma, ma chiaro, ribadisco, non era così scontato che vedessimo la Juventus di Tudor, invece abbiamo già visto la Juventus di Tudor, quindi netta continuazione con il finale sì, di scudetto, di campionato. E credo che questo atteggiamento è quello che vedremo nelle partite delle Juventus. Poi, ovvio, non beccherai sempre la in, non ce la faccio, e quindi di conseguenza non farai 5 gol a partita a tutti, anzi, ci saranno partite difficili, impegni duri e subentreranno difficoltà nuovamente, però già vedere questo Colomani, ribadisco queste cose, io non me l'aspettavo molto più indietro lo stesso la Juventus. E concludo dicendo cosa volevo dire. Poi ci sono giocatori che ancora la Juventus deve recuperare. Ancora vedo per esempio Cop Miners quando entra, non riesce a esprimersi. Deve lavorare su questi giocatori che sono indietro. E perché no? Magari una competizione del genere può essere anche utile apposta anche per ciò. Concludiamo con l'altra partita e vi devo dire due robe. Più che rock and roll in Real Madrid, no, vado un po' a parafrasare le dichiarazioni di Xabi Alonso, più che rock and roll mi sembra ancora un po' jazz, un po' più tranquilla, musica più sì, godibile, ma comunque più cheta, più tranquilla, no? E invece Inzaghi, ecco, fatemi dire una roba, visto che non conosco per nulla il campionato arabo e arabo e non ci tengo. Non piango la notte perché non lo conosco, ecco, questo voglio dire. E quindi io mi aspetto queste squadre arabe perché poi col calcio non ci abbiano proprio nulla a che fare, e invece no, invece l'Al-Hilal è una squadra di pallone. Ecco, questo quello che ho visto ieri, perché poi dell'Al-Hilal ho visto proprio il primo tempo interamente, poi ho rivisto qualche mare, ma ho visto proprio una squadra di pallone, ecco, parlare di una squadra di pallone, di una squadra parlando di una squadra araba è già tutto dire, è interessante, cioè intendo dire questa è una squadra che se giocasse nella Serie A secondo me quantomeno sarebbe da metà classifica, se non da Conference o Europa League. Ecco, per dirne una. Poi bisogna vedere sempre con quale testa, con vabbè, è un discorso molto molto ampio che non ci porta da nessuna parte, quindi è inutile anche affrontarlo. Però certamente ci sono giocatori anche proprio per valore. Koulibaly, Neves, Ruben Neves, sì. L'altro terzino Renan Lodi,
ma tanti, Milinkovic-Savic, mancava Mitrovic, tanti giocatori, tantissimi giocatori proprio di livello e anche ben messi in campo. Questo più che l'Al-Hilal di Inzaghi era già una squadra già formata di sé, che adesso Inzaghi dovrà plasmare, però qui per dirvi che avrà una squadra su cui poter lavorare davvero. Poi non so il livello del campionato arabo, non so, credo che l'Al-Hilal sia una delle migliori squadre, credo. Però avrà una squadra e avrà una squadra anche forse per dire anche un po' la sua in questa competizione, ecco, se devo dire la verità. Poi il Real Madrid è un'altra di quelle squadre che non so in questo momento quanto tenga alla competizione, perché poi il discorso è sempre, è sempre questo, no? Bisogna parlare delle motivazioni delle varie squadre e quindi vedremo, però mi ha colpito il fatto che parliamo di una squadra di pallone. Ecco, onestamente, perché io sono talmente lontano a questo mondo arabo, questo calcio qua, che dice, mamma mia, questi qua forse vanno lì veramente a non fare niente, invece almeno è una squadra, ecco, anzi ha messo in seria difficoltà il Real Madrid, nel primo tempo forse ha giocato, no, ha giocato anche meglio addirittura, sotto proprio l'aspetto ehm, del attaccare gli spazi, ammassare l'area di rigore. Ho visto quello del secondo tempo, un 1-2 bellissimo. Aldausi, come si chiama? Milinkovic Savic 1-2, boh, tiro a giro bellissimo. Ma anche il gol annullato a Lodi. Veniva molto bene. Poi c'hanno Bonu in porta che ha parato anche il rigore all'ultimo secondo. Tra l'altro il rigore, ecco, se proprio dobbiamo parlare della partita, cioè, è possibile una sbracciatina involontaria, fischi rigore, vabbè. E quindi un pari più che meritato da parte dell'Al-Hilal. E vediamo, visto che poi la squadra di Inzaghi la terrò a mente. Invece, come ho detto prima, per il Real Madrid più jazz che rock and roll. Va bene, signori miei, sono andato anche lungo per parlarvi onestamente di non so cosa. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io intanto vi abbraccio forte, 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 forte.